Bentrovati su No Grip. Oggi andremo a vedere come riporre la corda. Andremo a vedere i 3 metodi per 3 situazioni differenti. Prima di questo volevamo ringraziarvi per averci mandato le foto. Continuate a farlo con le nostre magliette o con le nostre camicie. Se andate sulla nostra pagina Instagram c'è il link per Vinted e per prendere le nuove magliette. Bene. Andiamo con il tutorial. Sigla. Se abbiamo una borsa portacorda, semplicemente possiamo inserirla dentro. Possiamo andare a legare un capo su uno degli anelli. Di solito ci sono almeno 2 anelli di 2 colori differenti. Personalmente vado a utilizzare il rosso come il capo che non vado a usare, un po' come se fosse il semaforo, no? Rosso non passo. Faccio passare nell'anello e faccio un semplice nodo. Ok, tanto questo non ha nessuna funzione. E semplicemente vado a passare tutta la corda. Vi ricordiamo che è utile anche passare la corda spesso per sentire se la corda è in buono stato, quindi oltre che una funzione pratica di sistemare e quindi togliere eventuali nodi, è anche una pratica buona per sentire in che condizioni è la nostra corda. Cosa dobbiamo sentire per capire se la corda ha qualche difetto e dovrebbe essere cambiata? Prima di tutto, se ci sono dei buchi, quando passo sento se manca un pezzettino di anima, oppure dei bolli, quindi proprio delle vere e proprie bolle. Quelli sono i segnali che la corda non è più da utilizzare. Naturalmente, se è all'inizio o alla fine della corda, possiamo tagliare un pezzettino, ricordandoci naturalmente che la corda non sarà più della lunghezza originale, ma sarà più corta, e quindi valutare ogni volta su che lunghezze si va a scalare, quindi se poi la corda è abbastanza lunga o meno. L'altro controllo che devo andare a fare è se faccio l'occhiello e l'occhiello appunto c'è ancora questa curva, la corda è ancora buona. Se dovesse schiacciarsi nel fare questo, quindi le 2 parti della corda si uniscono, meglio sostituire la corda. Bene, torniamo a come sistemare la corda. Abbiamo legato il capo che non utilizzeremo nell'anello rosso e quello che invece andremo a utilizzare lo leghiamo nell'anello nero. Così una volta arrivati in falesia apriremo la nostra sacca e sappiamo già quale capo prendere. E questa è già sistemata. Adesso andiamo ad avvolgere e a impacchettare la nostra corda. Impacchettato lo mettiamo nello zaino e questa perfetto, questa è pronta per essere utilizzata e trasportata. Andiamo a vedere la seconda modalità. Questa è la bambolina che andremo a fare per metterla sopra lo zaino. Ok? Prendo con la mano destra un capo, faccio un anello con la mano sinistra e porto alla massima lunghezza delle mie braccia la corda, la faccio saltare dietro al collo e continuerò a fare questa cosa. Quindi con la mano aperta farò passare la corda sui pollici, continuerò a fare questo tutto il tempo. Questo ci serve avere sempre la stessa lunghezza. Bene, lo faremo per tutta la corda.
possiamo anche lasciare la corda, tanto il nostro braccio non cambia, rimane sempre quella la lunghezza, quindi rimarrà sempre la stessa la lunghezza della corda. Se ci pesa sulle mani possiamo lasciarlo, possiamo anche fare altro e poi ripartire. Ok, lasceremo circa 1,5 m, 2 di corda in avanzo. Andremo a prendere tutta la corda arrotolata, faremo una piccola asola e a questo punto con la corda restante andremo a girare tenendo ben serrata tutta la matassa. Quando avremo la corda più o meno lunga quanto le asole, faremo passare la corda dentro all'occhiello, a quest'asola che abbiamo creato in precedenza, e poi andremo a tirare il capo in modo da strozzare. A questo punto la corda è pronta per metterla sopra lo zaino. Potremo portarla ok. Questo è il modo più pratico per fare la corda e per metterla sullo zaino, sia se abbiamo uno zaino con i lacci, quindi per legare la corda, ma come in questo caso che non è uno zaino proprio da montagna, possiamo metterlo sopra e tutto il resto lo mettiamo nello zaino e non darà fastidio. Andiamo a vedere la terza modalità per legare la corda, che è usata un po' più nell'alpinismo e si lega direttamente dietro come se fosse uno zaino. Quindi faremo sempre i passaggi come nell'altro caso, passando di dietro al collo, però partiamo tenendo molta più corda fuori, quindi faremo una bracciata e la togliamo e poi ne facciamo un'altra che andremo anche questa volta a togliere. Ripartiamo da qui con la bambolina dietro al collo. Lasciamo un bel po' di corda, più o meno allo stesso modo, quindi più o meno saranno sempre 2 bracciate, anche se non sono proprio uguali, va bene lo stesso. Andiamo a togliere la bambolina dal collo e andiamo a girare la corda intorno a tutta la matassa. Facciamo un paio di giri in modo da tenerla bella stretta, facciamo passare la corda dentro a questo anellone, tenendo la corda con una mano facciamo un'altra asola, prendiamo la corda, facciamo passare dentro, volendo qui possiamo anche fare un nodo e legarla da qualche parte per lo stivaggio. Prendiamo le 2 corde come se fossero proprio gli spallacci di uno zaino e ce li passiamo dietro alla schiena, ok? A questo punto vedete il mio zainetto, tiriamo giù gli spallacci, facciamo passare dietro la schiena incrociando la corda, torniamo in avanti e volendo possiamo chiuderla qui anche con un semplice nodo, ok? Naturalmente in questo caso che io l'ho fatto molto lunga, che è rimasta la corda molto lunga, potrò fare
diversi giri in modo tale da tenere la lunghezza giusta che mi serve davanti e non mi darà fastidio. Oh. Bene, se vi sono piaciuti questi contenuti lasciate un like, iscrivetevi al canale YouTube e anche su Instagram, continuate a seguirci. Grazie, alla prossima, ciao!